Come anticipato 10 mesi fa qui sul mio canale, il caro Parlamento europeo approva lo stop alla vendita delle auto a benzina, diesel e GPL dal 2035. A nulla è servito alzare la voce da parte delle case automobilistiche, soprattutto quelle storicamente piazzate nel segmento delle supercar, un vero e proprio vanto per il nostro paese. Dal 2035 non potranno più essere vendute auto con propulsione endotermica indipendentemente dall'alimentazione, per puntare a ridurre gradualmente del 100% le emissioni, una decisione quantomeno sciagurata. È stato inoltre bocciato un emendamento del Partito Popolare Europeo che mirava a ridurre dal 100% al 90% il taglio delle emissioni inquinanti, proprio per evitare una ghigliottina del genere sul settore. Passa invece il cosiddetto Salva Motor Valley, una modifica per prolungare dal 2030 al 2036 la deroga alle regole UE sulle emissioni per i piccoli produttori di auto e furgoni con volumi rispettivamente da 1.010.000 all'anno e 1.022.000 all'anno. Il pacchetto Fit for 55 della Commissione Europea, piano di riforme di Bruxelles per tagliare del 55% le emissioni di anidride carbonica e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, prende dunque sempre più forma con buona pace di tutti noi. Le automobili, stando alle indagini condotte proprio dal Parlamento stesso, sono fra i principali responsabili dell'inquinamento. Il trasporto stradale è responsabile di circa un quinto delle emissioni totali nell'Unione Europea, con le auto in particolare che generano il 60,6% del totale delle emissioni di CO2. Ma ste benedette auto elettriche destinate ad ognuno di noi a quanto pare sono davvero più ecologiche? Vale la pena citare la sopracitata indagine UE. La produzione e lo smaltimento di un'auto elettrica sono meno green di quelli delle auto con motore a combustione interna. I livelli delle emissioni di CO2 prodotti dalle auto elettriche variano inoltre in base al modo in cui l'elettricità è prodotta. Ciò nonostante, tenendo conto del mix energetico made in Europa, le auto elettriche hanno già dimostrato di essere più ecologiche rispetto ai veicoli a benzina o alimentati con altri carburanti derivati dal petrolio. Dal momento che ci si aspetta una crescita dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, le auto elettriche dovrebbero essere ancora meno dannose per l'ambiente, in special modo se si tiene conto delle misure messe in atto dall'Unione Europea per creare batterie più sostenibili. Al netto di queste considerazioni ci si potrà aspettare un cambiamento triste e radicale del settore automotive, dove tutti dovranno produrre modelli full electric senza possibilità di variazioni sul tema. Meglio godersi quello che c'è e ci sarà per un altro decennio, dopodiché le nostre amate sputta-benzina diverranno preistoria. Auspico che dal 2050 vengano inserite delle deroghe per un utilizzo sportivo o centellinato, visto e considerato che tali provvedimenti non incideranno sugli stati che a livello globale impattano sull'ambiente senza regole né ritegno. Il tipico ed ennesimo autogol del vecchio continente che a forza di limitazioni sta finendo come fanalino di coda in ogni possibile settore.